Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi parleremo di come la parola allora viene utilizzata in italiano. Anche allora, come le altre parole che vi ho spiegato nei podcast precedenti, viene utilizzata spesso nelle conversazioni di tutti i giorni. Per questo motivo ho deciso di affrontare questo argomento con voi. In questo episodio vi dirò i 5 significati principali di questa parola. Farò moltissimi esempi, così che possiate capire al meglio l'argomento di oggi. Li trascriverò tutti nella descrizione di questo episodio. Dateci un'occhiata. Do you like listening to podcasts? Would you like to create your own channel? There is Anchor, the easiest way to make a podcast. It's totally free. With 1,000 of creation tools, helps you to create and edit your own podcast directly from your phone. Everything you need in one place. Anchor will distribute your podcast for you. It can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Iniziamo con il primo significato. La parola allora è spesso utilizzata all'inizio di una frase, semplicemente per introdurre la frase. Non ha un vero significato in questo caso. Per esempio, se io dico allora, adesso cominciamo la lezione. So, let's start the lesson. Non ha un vero significato, semplicemente introduce la frase. Oppure, altro esempio. Allora, domani andiamo tutti a Firenze per visitare la città. So, tomorrow we are going to Florence to visit the city. Allora è un'espressione che usiamo per introdurre una frase. Inoltre, a volte si usa anche per prendere del tempo, quando siamo insicuri su quello che vogliamo dire. Per esempio, se io sono al bar e non so cosa ordinare, posso dire allora io prendo un caffè e una spremuta. Sono un po' indeciso su cosa prendere e quindi con l'espressione allora prendo del tempo per pensarci, per riflettere su cosa scegliere. Ok? Quindi l'espressione allora viene utilizzata per introdurre una frase o per prendere tempo all'inizio di una frase. Significato numero 2. Allora viene utilizzato per introdurre una conseguenza di qualcosa. Vediamo un esempio. Fuori fa molto freddo, allora prendo una giacca per coprirmi. It's cold outside, so I'll get a jacket.
In questo caso, allora viene usato per introdurre una conseguenza. È un sinonimo di quindi. Fuori fa freddo, quindi prendo una giacca. Vediamo un altro esempio. Il caffè è finito, allora bevo un tè. There is no coffee left, so I'll have a tea. Visto che il caffè non c'è, bevo il tè. Allora bevo il tè. È chiaro? Il secondo significato dell'espressione allora è introdurre una conseguenza di qualcosa. Vediamo ora il significato numero 3. Allora può essere una domanda. Si usa per chiedere più informazioni su un argomento. Per esempio, se un tuo amico o una tua amica aveva un colloquio per un nuovo lavoro, noi possiamo chiederle: allora, com'è andato il colloquio? So, how did the interview go? In questo caso, vogliamo informazioni sul colloquio. Vogliamo sapere com'è andato. Significato numero 4. Allora può essere un'indicazione di tempo, in genere riferendosi al passato, e significa a quel tempo, in quel tempo, nel passato. Esempio: sono andato a San Francisco nel 1995. Allora viaggiavo moltissimo. I went to San Francisco in 1995. I used to travel a lot back then. In questa espressione, allora significa in quel periodo. Nel passato viaggiavo tanto. In inglese corrisponde all'espressione back then. Quinto e ultimo significato della parola allora. Vi è mai capitato di sentire un italiano o qualcuno dire semplicemente allora? È un'espressione un po' volgare. È molto usata, purtroppo, dagli insegnanti con gli studenti o dai genitori con i bambini, con i propri figli. Significa semplicemente basta, smettila. In inglese corrisponde a stop it. Ad esempio, se c'è qualcuno che sta facendo rumore o sta parlando e ti disturba perché sei concentrato, tu puoi dire allora. Personalmente, però, eviterei di utilizzare questo termine. Non si sa mai come l'altra persona potrebbe reagire. Bene, siamo giunti alla conclusione.
Spero che questo episodio vi sia piaciuto e che lo abbiate trovato utile. Se avete qualche domanda o dubbio riguardo l'argomento di oggi, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella, così da non perdervi nessun episodio. Non mi resta che salutarvi ragazzi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.